Allora, bene, grazie, banchi separati con telefonini, grazie a voi naturalmente per la vostra presenza, grazie mille, grazie a chi sta da una parte e dall'altra parte del tavolo. Nella drammaticità naturalmente, perché parliamo comunque di una missione di pace all'estero che comporta, come ben sappiamo, dei rischi. Non è questo il momento di parlarne, però un ringraziamento che ho già fatto a casa tua, un apprezzamento, una vicinanza, oltre che un ringraziamento alle donne e agli uomini della brigata, il ringraziamento nostro, solidarietà e vicinanza ovviamente va espresso da parte mia, ma non soltanto dell'amministrazione, credo di tutti i cittadini nei confronti anche delle famiglie senza le quali, senza la cui vicinanza gli uomini e le donne che stanno in Libano riuscirebbero ad operare con minore serenità. Quantomeno. Perciò grazie per le vostre 8 missioni, sono tantissime, rappresentate un'eccellenza non soltanto in Italia ma un'eccellenza nel mondo e l'orgoglio nostro di ospitare sul nostro territorio, come ho detto anche in quella circostanza, non l'orgoglio di un'istituzione nei confronti di un'altra istituzione, ma dei cittadini goriziani che vivono insieme a te, insieme alle tue donne, ai tuoi uomini, ai figli, alle figlie, perché si frequenta letteralmente non soltanto le istituzioni ma i servizi per persone. Perciò, premessa questa obbligatoria ma sincera, credimi, ulteriore manifestazione di vicinanza, solidarietà e ringraziamento, ripeto, io posso ringraziarti soltanto come amministrazione comunale, è ovvio che il ringraziamento sono delle istituzioni anche nazionali e internazionali. Detto ciò, un ringraziamento alle farmacie della provincia isoltina, ad Asugi, presenti perciò con il direttore generale. Sappiamo quanto sei impegnato e perciò ti ringrazio, anche perché la presenza fisica dimostra ulteriormente la vicinanza a questa operazione. Grazie a Silvana Romano, grazie un po' a tutti coloro che a diverso titolo, perciò dalle farmacie ad Asugi hanno concorso a questo splendido, credetemi, se il ruolo più importante, ovvio, viene svolto dalle tue donne e dai tuoi uomini, però riuscire anche attraverso questi gesti che possono essere certo in sé piccoli, ma la sommatoria di tutti questi piccoli gesti che perciò i cittadini del nostro territorio, che attraverso le farmacie possono perciò concorrere, ciascuno, ripeto, con le proprie possibilità, a fornire quel materiale farmaceutico che è essenziale in quel territorio. Noi oggi parliamo di materiale sanitario, diagnostica, tecnica, ma sappiamo che in realtà il materiale che serve alle popolazioni del Libano è immenso. Immagino dai quaderni, probabilmente alle penne, a tutto quello che può servire, perciò dai bambini agli anziani per la vita quotidiana, perché ripeto, manca letteralmente tutto. Oggi parliamo perciò di quanto fatto peraltro anche nel 2025, sia Asugi che le farmacie diranno perciò come si articolerà questa possibilità di aiuto, e il dottor Poggiana spiegherà cosa Asugi, e non poca cosa assolutamente, perché sono un sacco di materiale che non è più utilizzato, lo spiegherai tu, e che ha una nuova vita. No? Sarebbe stato probabilmente sottoutilizzato o non utilizzato o sottoutilizzato nel territorio di competenza tua, invece una nuova vita con la possibilità davvero di essere largamente utilizzato invece per queste popolazioni. Qui io mi cesso, cerco anche di essere breve perché ti ringrazio agli altri impegni, ma hai assicurato la tua presenza fino all'ultimo. Io adesso, perciò, se siamo d'accordo, chiudi tu, io passerei la parola al dottor Poggiana e poi chiudi, poi se Silvano vuole aggiungere qualcosa, poi salvo la possibilità da parte di tutti voi di fare domande telegrafiche. Dottor Poggiana. Grazie, no, grazie a te. Sindaco, grazie comandante. Permettetemi un ringraziamento alle forze armate e anche di tutte le forze che gli organi di polizia che ci stanno sempre come angeli custodi a proteggere
chi entro i confini nazionali, chi fuori dai confini nazionali, di grande rispetto per questi uomini e donne che si sono portati a questa missione. Troppo spesso assistiamo anche negli ultimi giorni a attacchi sconsiderati, io li chiamo, rispetto a quelli che rappresentano lo Stato, quindi grande divertimento veramente di cuore. E questa operazione diciamo, tra Asulci e l'esercito italiano è stata condotta in brevissimo tempo, e devo dire quindi ho per smentire la lentezza e la burocrazia delle nostre amministrazioni. Ci hanno chiesto la disponibilità di attrezzature, ausili, presidi che avessero ancora una vita utile ovviamente per poter essere utilizzati e portati in quei territori a servizio di una popolazione che, vi spiegava il comandante, fino a qualche anno fa era un po' emersa dal primo conflitto libanese, ma poi il secondo ha riportato indietro il piccolo benessere che questa popolazione era riuscita a conquistarsi negli anni. Quindi noi ci siamo messi subito all'opera. Vi dico che le attrezzature, gli arredi, le aziende sanitarie hanno un ciclo di vita utile, dopodiché noi, anche se le attrezzature e gli arredi sarebbero ancora funzionanti per previste dai nostri ordinamenti, devono essere sostituiti e dismessi, e quindi rischiamo di poi sostenere anche dei costi per la dismissione. Quindi abbiamo andati a vedere, a ritrovare, in realtà sapevamo già perché insomma è tutto inventariato, tutte quelle attrezzature che erano in buone condizioni di uso, completamente ammortizzate, quindi che avevano completato il loro ciclo di vita, primo ciclo di vita utile, ma come diceva il sindaco hanno una seconda vita perché sono perfettamente ancora utilizzabili. Si tratta chiaramente di arredi tipo scrivanie, mobili, vetrine, carrelli, portafarmaci, letti per decenza ovviamente, elettrificati, ma anche attrezzatura diagnostica, quindi elettrocardiografi, ventilatori polmonari, ecografi, quindi anche attrezzatura sanitaria che ha un certo valore, una certa valenza, quindi non solo sedie e mani che comunque sono utili, ma anche un bel numero di attrezzature. L'elenco comunque è pubblicabile come allegato nella delibera che potete consultare, e non mi dilungo molto di più, e ringrazio ancora l'esercito per l'opera che sta facendo. In bocca al lupo. Grazie direttore generale per quello che hai trovato nella tua gestione insieme ai tuoi collaboratori. Le farmacie sociosanitarie. Ringrazio le autorità presenti e posso dire che questo è un virtuoso sistema di fare rete, certo, perché veramente, come si diceva prima, questa iniziativa è nata abbastanza velocemente e Federfarma Gorizia nel suo consiglio ha dato immediatamente l'ok a un'iniziativa del genere, perché in realtà è nel DNA delle farmacie quello di aiutare il cittadino e di essere vicini ai cittadini. E ringrazio in questo anche le farmacie comunali che si sono fatte carico di coordinare, oltre ad aver iniziato già l'anno scorso l'attività, e le farmacie aderiranno in questi circa 2 mesi. Abbiamo deciso di far durare questa raccolta e il cittadino che si recherà in farmacia potrà donare farmaci senza obbligo di prescrizione e farmaci che ci sono stati segnalati, se non altro come macrogruppi e anche prodotti per i bambini, prodotti per l'infanzia, dalla Brigata Pozzuolo del Friuli, che ringrazio moltissimo. Anche perché per noi in farmacia è un valore aggiunto, perché per il cittadino sapere che quei prodotti gli dai in mano a qualcuno che veramente li porta sul posto è un aiuto importante.
soprattutto secondo me la raccolta acqua e qualcosa in più proprio dovuto a questo. Le farmacie aderiranno su base volontaria, ma sono sicura che molte, se non sbilancio tutte, aderiranno all'iniziativa e quindi non posso che essere super contenta di questo e confidente che magari si potrà anche continuare. Perché dovete sapere che ogni volta che succedono o delle calamità o delle guerre, in questo caso, ci sono i cittadini che si recano in farmacia e dicono cosa posso fare? Però noi ovviamente non abbiamo i contatti e la rete per poter fare e aiutare concretamente, quindi questo è un aiuto veramente concreto. Grazie Presidente. Assessore. Dunque, questa progettualità, come ben vedete, è partita in modo molto veloce. È un impulso fatto con un ragazzo del Cottoria che mi ha detto come si poteva fare. Con 2 telefonate, una al dottor Poggiana e una al dottor Prarizio, è partito tutto. Quindi non si deve dire che la burocrazia è lenta. In questo caso sono dimostrate la solidarietà della gente di Gorizia. Quindi io non devo imparare per ringraziare chi nel protocollo mi ha indicato, mi ha detto sarebbe opportuno magari parlarne e dopodiché ringraziare tutto Poggiana perché quando mi ha mandato quell'eletto effettivamente sono rimasta zitta perché me l'ha mandato esattamente 8 giorni dopo che eravamo incontrarsi. Quindi mai una criticalità a mia conoscenza è partita e si è risolta così velocemente come questa volta. Quindi grazie a noi, grazie anche a tutti. Perché ce n'è più uno, Beh, tu mi conosci, insomma, sai. E comunque veramente grazie dottor Spodana, grazie a Pivettarma, dottoressa, e grazie devo dire anche al direttore delle biblioteche comunali che probabilmente mi avrebbe rotolato, perché ne tranno un po'. Va bene? Grazie Assessore. Comandante Generale, a te il compito di chiudere l'appuntamento con i media. Allora, io saluto tutti, per chi non mi conoscesse sono il generale di brigata Andrea Bertazzo e sono il comandante della brigata Kosovo del Friuli. Come è stato detto, l'attività è stata organizzata praticamente nei primi mesi di giugno, nei primi giorni di giugno, quindi a seguito di miei incontri con personale specializzato e anche diplomatico dell'ambasciata libanese in Italia, che ci ha proprio fatto sapere quelli che erano i materiali e i beni di prima necessità di cui la popolazione libanese è più bisognevole. Io non posso fare altro che ringraziare la SUGI, Federfarma, le farmacie goriziane comunali e ovviamente il comune che ha contribuito a coordinare tutta l'attività. Io non mi stanco mai di ripeterlo al sindaco qui presente, ogni volta che posso lo evidenzio. Quello che ho trovato a Gorizia è una estrema vicinanza di tutte le istituzioni tra di loro. E se mi consentite, io sono abruzzese e trovo molte similitudini con questa regione nella quale ero venuto quando ero allievo ufficiale a Modena, nella quale mi trovo molto bene. Anche la laboriosità friulana ha contribuito, perché oltre alla burocrazia c'è sempre l'individuo che ci mette la propria volontà nel fare le cose e vi dico che stiamo caricando i materiali che tempo veramente fulmineo è stato possibile recuperare. Io sono in partenza venerdì prossimo, ho dei ragazzi che hanno perso l'aereo perché è stato schiantato il volo, perché dipendiamo anche dall'aeronautica militare, quindi anche loro hanno le loro esigenze perché coprono tutti i teatri, quindi devo scappare per andarmi a vedere questi 2 aspetti di persona. A proposito di laboriosità, però vi ringrazio, spero e sono sicuro che questa collaborazione continuerà anche durante la durata del nostro mandato in Libano. Grazie Comandante. Se c'è qualche domanda telegrafica, perché il Comandante deve proprio scappare. Può fare il microfono dopo fuori. Okay. Il Comandante? No, come mi ha detto. Ah, ok. Sì, giusto 2 parole sulla vostra attività in Libano,
Noi operiamo nell'ambito della risoluzione 1701 del 2006. La risoluzione ha 3 pilastri fondamentali che sarebbe il monitoraggio della cessazione del conflitto, cosa che ovviamente è in atto, quindi questo aspetto è stato bypassato dagli eventi, ma il supporto alle forze armate libanesi e soprattutto il supporto alle comunità locali restano in piedi nell'ambito della missione, quindi questo che abbiamo fatto oggi ci aiuterà proprio a contribuire a portare avanti quello che hanno deciso le Nazioni Unite, quindi rientra proprio nell'ambito delle attività specifiche che faremo. Ti ringrazio. Grazie. Grazie a tutti. La raccolta di farmaci come avviene? In farmacie. Nelle farmacie. Come se i cittadini vanno ci sarà Sì. una cesta, ci sarà C'è qualcosa, un elenco La di farmaci. farmacia ci sarà una cesta, allestirà- qualcuno vedrà se non lo Esatto. spiegate. La farmacia allestirà uno spazio, ci saranno le locandine, quindi le farmacie saranno subito individuabili attraverso la locandina e il cittadino potrà donare il farmaco e che tra l'altro con scontrino detraibile, diciamo, è anche un piccolo vantaggio, e i farmaci verranno raccolti in delle ceste che poi la brigata si occuperà di andare a raccogliere tutte le farmacie. E fino a quando? Fino a fine settembre. Due mesi, questo- da domani, da oggi, da quando iniziano? Appena le farmacie verrà distribuito il materiale, quindi saranno autonome per la partenza. Grazie a tutti voi.